Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche inaspettate dei prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta del diavolo, amici del Sagittario. Potrebbe esserci un momento di presa di potere personale o comunque qualche questione che potrebbe effettivamente stringervi, costringervi, condizionarvi un pochettino. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Per qualsiasi informazione vogliate sui corsi gratuiti presenti sul canale, le promozioni, i miei contatti per le letture private, trovate tutto sotto nella descrizione, compresa la mail e il numero di telefono, ok? Bene. Asso di spade, 5 di coppe, giustizia, cavaliere di bastoni, regina di coppe, otto di pentacoli, due di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che lascerò la lettura aperta. Io vi dico qual è il movimento energetico più forte, però poi voi adattate la lettura alla vostra realtà. Vi invito ad incastrare questa con le letture dell'ultima metà di aprile. Allora, andiamo a vedere questo asso di spade. 5 di spade e carro. Datemi una carta per il 5 di spade. Sembra che con questo asso di spade arrivi una comunicazione, una notizia. Amanti. Potrebbe essere inerente a una relazione affettiva, inerente ad un accordo. Io sento che potrebbe essere una situazione con qualcuno che non è chiara e c'è come un movimento in avanti. Io sento che questo asso di spade potrebbe arrivare proprio per portare chiarezza sul tipo di relazione, compromesso, scambio che si può avere con questa persona. Vi dico che a vederla così potrebbe sembrare una situazione di lavoro, però andiamo avanti. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Forza e imperatrice. Io credo che questa confusione mentale porti poi questo 5 di coppe. Il 5 di coppe è una carta di qualcuno che ha un rammarico, che ha un pentimento, che si lascia scappare un'occasione. Questa occasione potrebbe essere quella che vi propongono con questo asso di spade, considerato che sì, è vero, c'è una decisione da prendere con il carro, ma per adesso vediamo se la prenderete perché qua il 2 di pentacoli è al contrario. Quindi non so. Adesso sviluppiamo la lettura. Però qui c'è come con questa forza e l'imperatrice da fare un passo in avanti, mi verrebbe da dire. La forza è una carta che anch'essa parla di scelta, così come il carro, ma è anche una carta di apertura del cuore, di apertura verso il nuovo. Andiamo a vedere la giustizia. Eremita e 2 di spade. È come se steste cercando la giustizia dentro di voi. È interessante come in questa raffigurazione qui ci siano 2 spade, un bastone e una spada in realtà,
E qui anche ci sia come una sorta di croce. Vedendola così mi viene da dire che qualcuno ha messo una croce su qualcosa. Probabilmente questo disequilibrio relazionale potrebbe essere. Diciamo che essendoci anche la carta della giustizia, sento che è come se voleste effettivamente ricreare un equilibrio. Per qualcuno questa carta fa riferimento a delle questioni burocratiche, è come se doveste capire quali regole del gioco sono valide, sono eque per entrambe. Vi dico, qua vedo due persone, qui una. Quindi ho come la sensazione che potrebbe essere lo staccarsi da qualche collaboratore, lo staccarsi da qualche... ehm, può essere anche un genitore, considerata l'imperatrice, potrebbe essere un ruolo o una situazione lavorativa. C'è come un taglio con qualche cosa qui, con l'asso di spade. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché ho come la sensazione che non abbiate tanta forza per andare avanti. Allora, 5 di pentacoli, 9 di coppe, fante di coppe. Allora, vi vedo un po' statici, più forse rivolti verso dentro che rivolti verso i movimenti esterni. È vero che qua si parla di prendere delle decisioni, di dare una direzione ad una situazione, ad una relazione, però è anche vero che con questo 9 di coppe io vi vedo abbastanza sereni così come siete. Sì, magari c'è il tema del potrei perdere l'occasione o quello che è stato detto porta a perdere qualcosa. Il 5 di coppe è una carta di lutto. Ok, quindi un qualche cosa si è consapevoli di dover lasciare indietro. Probabilmente è quello che vi condiziona, con questo diavolo. 8 di spade, è il vostro modo di pensare effettivamente. Qui abbiamo un 5 di pentacoli che è una carta un po' di carenza ehm, o dipendenza in questo caso. Non lo so, vedo anche questa potrebbe essere un riferimento a questo diavolo, c'è come un qualche cosa che vi attanaglia, la vedo un po' così, che vi costringe. Può essere il modo di pensare, può essere qualche carenza che in questo momento voi abbiate, può essere, col 5 di pentacoli può essere una carenza emotiva, una carenza economica, una carenza di tempo, una carenza anche di direzione se guardo queste carte. Andiamo a vedere la regina di coppe. 8 di coppe, 9 di spade, cavaliere di bastoni che avete già qui. Sento che è come se qualcuno ad un certo punto decidesse di fare, perché l'8 di coppe è uno degli arcani minori dell'eremita, è come se si giungesse al termine, verso la fine di questa fase introspettiva. Ci sono effettivamente delle questioni legate al passato che potrebbero comunque preoccuparvi ancora. Però io sento in qualche modo che in questi 10 giorni prenderete come la forza di andare avanti, di proseguire. Se prima c'era un che cosa faccio, sono titubante, voglio fare le cose fatte bene, secondo le regole, cerco di capire che cosa è valido per me, qui si tratta di andare avanti, mi viene da dire andare verso qualcosa di più elevato. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un fante di spade e un 10 di spade, c'è come, guardate, 9 10 di spade. Io sento che qualcuno si toglierà qualche sassolino dalla scarpa, quello che potrebbe condizionarvi o farvi sentire stretti, sento che piano piano verrà come dissolto questa sensazione. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli.
Diciamo che con il fante di spade e l'otto di pentacoli è come se doveste osservare la quotidianità. Perché anche qui c'è una questione con il tempo, potenzialmente, con il 5 di pentacoli. Quindi può essere un come si sviluppa la quotidianità o come sviluppo la quotidianità, come fare le cose in regola. Tenete presente che la carta della giustizia parla anche di arrivare in orario o di rispettare gli orari, rispettare le regole, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 6 di bastoni. E 6 di spade. Sembra che qualcuno lasci indietro tutti questi pensieri, tutte queste paranoie, mi verrebbe da dire, e con il 6 di bastoni potrebbe effettivamente esserci come un'ufficializzazione, una presa di consapevolezza, potrebbe esserci un momento dove finalmente capite come guidare tutta questa situazione che parte un po' in sordina, secondo me, parte un po' confusa con questo 5 di spade. Allora, per qualcuno la sento molto come una questione romantica, ma perché comunque si parte con gli amanti e perché effettivamente ci sono anche delle figure qui. Per qualcun altro sì che è una situazione come se fosse una collaborazione, quindi ci vedo anche un qualche cosa di lavorativo. Quello che sì sento è che con questa giustizia avete bisogno di fare le cose secondo le regole e senza farvi prendere dalla fretta, dalla rabbia, dalla paura, da tutto quello che può comportare questo ego gigante che vediamo qui con il diavolo, eh. L'ego ci frega sempre un po', perché è la mente, no? È la mente. Quindi l'ego è il nostro personaggio, è come ci siamo costruiti negli anni per sopravvivere a quello che ci è successo e molte volte si instaurano dinamiche di comportamento, reazioni, azioni o sistemi di difesa che servivano quando sono nati, ma magari adesso non servono più. Il trascendere l'ego serve proprio a vedere questi schemi automatici e a modificarli, a staccarsi un po', no? Vi dico, ci può essere un tema con una questione burocratica, in questi 10 giorni, come il dover decidere come muoversi. Sento che si fa un passo in avanti comunque, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere qualche difficoltà del momento. Perché mi è difficile dare? Probabilmente pensate o di non riuscire a ricevere o semplicemente di non avere abbastanza da dare. O magari potrebbe anche essere che pensiate che non valga la pena. Perché ho paura di venir fregato, fregata. Questa è la potenziale credenza limitante, eh? Sì. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. C'è qualcuno qui che ha paura di essere fregato. Cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura. Perché avete paura di essere fregati? Perché siete voi che fregate gli altri? Perché sapete di non essere onesti e che quindi anche gli altri possono essere così come non siete voi, come siete voi? Da dove arriva questa paura? Andiamo a vedere un altro oracolo e poi una fatina. Ma che bella carta, carta numero 32. Qui parla di comunità e di gruppo. Parla un po' di affetti parentali. Probabilmente per voi risuona questa cosa. Sapete, quando siamo piccoli i genitori per ammaliarci, per cercare di magari tenerci tranquilli, per farci fare quello che secondo loro è giusto, ogni tanto ricorrono a degli stratagemmi un po' manipolatori. Può essere che abbiano fatto così
con voi anche nell'infanzia e che quindi ci sia un tema a livello di ego o a livello di costrizioni mentali, perché voi avete comunque un 6 di spade, che è una carta che mi parla delle credenze limitanti, che secondo me si è sviluppata in infanzia. Questa è proprio la parte dei parenti, dei cugini che condividono del tempo insieme durante le feste, durante ehm, sì, gli eventi familiari, diciamo così. Io credo che ci sia come un qualche tipo di riesame di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, di quello che è valido per voi, di quello che vi serve ancora. E con questo 6 di bastoni, secondo me, arriverà alla luce. Si parte già con un asso di spade, quindi secondo me qualche cosa verrà a galla che darà come un forte input a tutto il movimento, però qui il punto è cosa è valido per voi, cosa voi ritenete giusto fare, mi viene da dire, con questa carta della giustizia, perché effettivamente voi state abbastanza bene così come siete, anche se avete una visione parziale della realtà. Io sento che andrete avanti, io sento che in qualche modo ci sarà come un movimento in avanti. Fatemi sapere come vi risuona poi, ragazzi. Andiamo a vedere una fatina. Perseveranza, fa vedere una fatina che disegna un mandala, che a me ricorda anche tanto la calma, la tranquillità, la costanza, la pazienza. Vi manca la temperanza qua. Vedo l'otto di pentacoli, che è la costanza, la perseveranza. C'è un tema qui con il vivere o l'osservare la quotidianità effettivamente. È come il 6 di bastoni è un po' la carta del leader, no? È la carta di colui che guida gli altri, ma senza gli altri non sarebbe riuscito ad avere, ad ottenere la vittoria che ha portato a casa. Quindi è qualcuno che guida in qualche modo un gruppo. E qui abbiamo il gruppo. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Spero che comunque ci siano stati degli spunti di riflessione interessanti. Io vi leggerò nei commenti. Per sostenere il canale mettete hype, date like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un corso di formazione con me, scusate, un corso di crescita personale con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Tenete presente che la stessa cosa la potete fare come autodidatti abbonandovi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, in più ci sono anche temi di esoterismo, di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, si parla di etere, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!